E io ho atteso circa un'oretta in questa posizione, nell'incapacità di camminare, quando ho sentito dietro alle mie spalle un fruscio, un rumore. Siccome, come dicevo, eravamo nella terra di nessuno, potevo pensare che fossero gli alleati o anche uno dei nostri. E effettivamente era uno dei nostri, il quale varie volte ha cominciato a chiamare per avvertirmi che stava arrivando. Bertelli, Gino Bertelli, diventato docente di semiotica medica all'Università di Padova, è morto qualche anno fa, il quale aveva detto al comandante di compagnia: io, il capo Maluta, vivo o morto, lo riporto nelle linee. Ed è partito da solo per venirmi a cercare. Si è girato, mi sono agganciato ai suoi piedi, mi ha trascinato, pezzo di ragazzo, sicuramente più di 1,80 m di statura, mi ha trascinato per un po' fino a che siamo arrivati sotto un filare d'alberi, poi mi ha caricato sulle spalle, non dimenticando il Panzerfaust, il mitra e i caricatori, e mi ha riportato fino all'argine, mi ha aiutato a scavalcare e poi sono stato portato a una prima visita di controllo al nostro medico di compagnia, successivamente trasferito all'ospedale di Argento, ospedale militare tedesco, un ospedale da campo, dove venni operato senza esito perché la scheggia non fu localizzata e proseguì poi per l'ospedale territoriale di Verona, dove per onor di storia non fui nemmeno visitato, lasciato così sporco com'ero, pieno di pidocchi com'ero, con la mia ferita aperta che era attraversata da un cerotto, perché il medico tedesco mi aveva spiegato che non cuciva nel dubbio che ci fosse in atto qualche infezione. Allora aveva lasciato la ferita aperta per l'eventuale spurgare di un'eventuale infezione. Non fui neanche preso in considerazione. Poi messo su un letto ho detto né lavato né pulito né visitato niente. E ho detto, ebbi la fortuna di essere caricato su un pullman di servizio della Decima e portato a Gavardo, dove l'accoglienza nell'ospedale Decima fu tutta un'altra cosa. Io sono convinto, questa è una mia convinzione personale, che non c'era l'intenzione di partecipare alla guerra da parte del governo. Secondo me, a riprova, è la E42, che a Roma è chiamata EUR, e la cui sigla corrisponde all'Esposizione Universale di Roma, che doveva avvenire nel 1942. Ora, iniziata prima della guerra, evidentemente non prevedeva un'entrata in guerra, altrimenti non avrebbero pensato di organizzare una esposizione universale nel 1942, quando la guerra per noi incominciò nel 1940. Delle illazioni, delle informazioni, così si dice, tra cui sembrerebbe che ci fosse anche un invito da parte di Churchill. Io ripeto quello che ho sentito, non posso garantire che corrisponda alla verità, è un si dice, il quale aveva conservato dei rapporti, diciamo, personali con l'allora capo di governo italiano e che abbia incitato a entrare in guerra nella fase più critica per l'Inghilterra, cioè quando molta dell'opinione pubblica inglese era orientata per chiedere la resa. In questo caso, alla trattativa, al tavolo delle trattative per l'armistizio o eventualmente per la pace, la presenza di Mussolini probabilmente avrebbe servito a diminuire, a attenuare quello che poteva essere l'atteggiamento di Hitler nei confronti dell'Inghilterra. Io ho questa convinzione e in parte suffragata dal fatto che il Churchill venne in Italia immediatamente, si può dire dopo la fine della guerra, nel tentativo di recuperare la corrispondenza. È ormai nota la faccenda che era intercorsa e di cui Mussolini aveva una borsa che pensava di utilizzare nel caso in cui lui avesse dovuto subire un processo. All'8 di settembre, quando fummo invasi
e diciamo, fummo invasi già prima, naturalmente, ma all'8 di settembre ci fu la resa. Quindi per me la guerra era già finita da un punto di vista tecnico, diremo. Rimaneva il problema che l'Italia ci faceva una gran magra figura, perché tanto il re come Badoglio avevano con molta precisione affermato ai tedeschi che gli italiani avrebbero continuato la guerra a fianco dell'alleato tedesco. Lo disse categoricamente Badoglio, dicendo che lui era un vecchio ufficiale di antico stampo, lui avrebbe mantenuto, lo disse ufficialmente anche al momento della defenestrazione del capo di governo di allora, Benito Mussolini, quando disse la guerra continua, noi manterremo fede ai nostri impegni. Lo ha ripetuto ai tedeschi qualche ora prima di annunciare l'armistizio. Beh, se lei pensa che a un certo punto l'Italia improvvisamente chiede l'armistizio, che armistizio non è una resa senza condizione, perché gli alleati dopo l'armistizio hanno continuato a bombardare, prima ancora che venisse ritirato e messo fuori Mussolini. Io ho la convinzione che ci siano due possibilità di comportamento in casi analoghi, o l'interesse o l'onore. Spesso questi due aspetti non coincidono. Nel caso dell'8 di settembre, seguire Badoglio era seguire l'interesse della nazione. Seguire, come abbiamo seguito, il principe borghese era questione di onore. In primo luogo siamo stati veramente disprezzati dall'opinione pubblica mondiale. Quindi l'armistizio è stata una macchia infamante, per cui a varie riprese durante la storia, negli ultimi 50 anni a sta parte, fummo più volte accusati di essere un ventre molle, disposti a partire a trattare col vincitore o col probabile vincitore, in qualunque caso dovesse avvenire. Gli alleati non ci hanno rispettato. E posso dire questo. A Padova, quando iniziammo il primo trasferimento verso la prigionia, io ero ferito, ero stato fatto prigioniero assieme agli NP a Sant'Elena nel collegio navale Morosini, venimmo aggrediti da un gruppo di gente urlante che inveiva contro di noi e avevamo a bordo del camion una sentinella, che in questo caso era una sentinella indiana, con tanto di turbante in testa. A un certo punto questi energumeni che urlavano ammazzateli, accoppateli, eccetera, si sono avvicinati troppo al camion e la sentinella ha armato il suo Thompson. Nevio Bidoli, che era con me, anche lui ferito, anche lui prigioniero, sapeva l'inglese e chiese a questa sentinella come mai armava il Thompson dal momento che noi eravamo dei prigionieri disarmati. La risposta che ci sorprese da parte di questo indiano fu: io difendo le persone per bene. Questo riconoscimento avuto da un nemico.